Quando scegli un microfono, presti più attenzione alla forma o alla sostanza? Parliamone. Esistono diverse tipologie di microfono, ma tu questo probabilmente già lo sai. Oggi voglio parlarti della scelta tra un microfono che sia bello, quindi che abbia una forma gradevole, e un microfono che abbia una sostanza. Ok? Allora, se fai video, mi rendo conto che avere un microfono tipo questo, formato tipo barilotto, un microfono broadcast, fa sicuramente più scena, no? Il microfono più utilizzato dagli youtuber o da quelli che fanno video su Twitch, eccetera, è lo Shure SM7B. Ok, perché è riconosciuto come un microfono bello, oggettivamente bello. Poi magari a te fa schifo e ci può stare. Se fai podcast, la cosa si fa un po' più complessa, perché mentre quando fai video l'importante è che tu abbia una buona qualità audio, cioè è importante che oltre al video che si senta l'audio in maniera decente, ok? Spesso però quando ascolti video con le cuffie di youtuber che ti parlano di microfoni o di altro, molto spesso senti anche, probabilmente come in questo caso, anche un po' di reverbero. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che l'audio non è perfetto. L'audio è buono, nel senso che si sente perfettamente, ma non è, da un punto di vista proprio audio, non è il massimo, nel senso che si può migliorare. Quando parliamo di podcast invece noi puntiamo tutto sull'audio e quindi di solito non ci dovrebbe essere la videocamera, anche se ci sono parecchi podcast che utilizzano anche lo strumento video, ma nel momento in cui siamo noi da soli davanti al nostro microfono, la forma, come spero tu sarai d'accordo con me, non ha molta importanza. Ti faccio vedere adesso 3 forme di microfono che sono quelle più comuni. Ok, e sono la prima, microfono detto a gelato. Io rabbrividisco quando sento questa cosa. Cos'è un microfono che non ti parlerò di marche in questo momento perché non mi interessa, nel senso voglio parlarti di forma e di sostanza. Questo microfono qui con questa forma, che ricorda gelato purtroppo, è diciamo il tipico microfono per cantanti, quindi tipico microfono da impugnare nel concerto, durante un concerto e raccontare e cantare dal vivo. Questi microfoni qui, perché secondo te sono utilizzati dal vivo? Immaginati questo palco dove ci sono altri musicisti, dove ci sono casse monitor, dove ogni musicista sente gli altri musicisti, quindi sul palco c'è parecchio casino, come puoi immaginare, ok? Benissimo, perché hanno scelto di utilizzare questo tipo di microfono? Perché questo tipo di microfono è un microfono che quando il cantante si muove e si agita sul palco, prende solo ed esclusivamente la voce del cantante, non prende tutto il casino che c'è sul palco. Per questo hanno scelto questa forma, perché è realizzato apposta per concentrarsi soltanto sulla voce. Il cantante infatti metterà quasi in bocca questo microfono, nel senso lo terrà molto vicino alla bocca, proprio perché in questo modo aiuta ancora di più il microfono a svolgere il suo compito. Ma nulla ci vieta di utilizzare questi microfoni anche per far podcast, soprattutto se il nostro ambiente non è acusticamente trattato. Quindi ci basta una bella spugna o un pop filter e avvicinandoli molto, perché sono microfoni dinamici, avvicinandoli molto alla bocca noi possiamo ottenere un ottimo risultato. Ok, quindi non scartare a priori microfoni del genere, e quando parlo di microfoni del genere ti parlo soprattutto dello Shure SM58 e dello Shure SM57, che costano circa 100 euro ciascuno e sono veramente microfoni pazzeschi, microfoni che esistono da una vita e esisteranno per sempre perché sono pazzeschi. Quindi 100 euro, che è una cifra diciamo abbordabile per ottenere un buon microfono, perché parliamo di buon microfono, non entry level, secondo me ne vale la pena. Certo, la forma non è bellissima, ma a noi che ce ne frega, stiamo facendo podcast, a noi interessa la sostanza. Passiamo al prossimo microfono. Il prossimo microfono è questo. Ti ripeto, non importa che microfono hai in questo momento, la forma. Questo è il classico microfono che tu riconosci perché pensi sia un microfono da studio. Ed in effetti è un microfono da studio, perché quando si registrano dischi ci sono microfoni che hanno quasi sempre questa forma qui, ok? Quindi questo è riconosciuto, mentre quello di prima viene chiamato microfono gelato, questo è il microfono da studio, ok? Qual è la differenza? Che questi microfoni perché vengono utilizzati nello studio? Vengono utilizzati nello studio perché lo studio di solito è un ambiente assolutamente acusticamente trattato, in maniera direi quasi perfetta, ok? Perché? Perché se devi registrare un disco è necessario che
la voce suoni benissimo, quindi non ci sia reverbero, non ci siano rumori di fondo o altro, sarebbe assurdo. E vengono utilizzati questi microfoni, ok? Quindi questi qui non vengono utilizzati su un palco perché sarebbe assurdo, e questi qui nella maggior parte dei casi non vengono utilizzati nello studio. Ci sono delle differenze perché questo è un microfono a condensatore, quindi ha uno spettro sonoro molto più ampio, è molto più sensibile, ha molte più frequenze e è molto più, come dicevo prima, sensibile, quindi riesce a registrare tutto. Questo qui è meno sensibile, il che lo rende un microfono utilissimo per rigettare le fonti sonore non volute. Quindi ci sono pro e contro per ogni microfono. Questo qui però non è detto che sia la scelta migliore, come non è detto che quello precedente sia la scelta migliore. Ok? Quindi questo microfono qui è sicuramente un microfono importante per registrare la voce perché ti dà molti più dettagli, ma se il tuo ambiente non è acusticamente trattato, probabilmente questo non è la scelta giusta. Proviamo ad andare avanti e vediamo un'altra tipologia di microfono. Un'altra tipologia di microfono che si sta diffondendo tanto è questo a barilotto. Il classico esempio che ti facevo prima, come questo qui che vedi, qui questo è il Rode Podmic, questo qui è lo Shure MV7X, sì. E questo microfono, insomma, è un microfono... Mettiamo di là, ok. È un microfono che si sta diffondendo tanto, la forma, no? Quindi questo, perché sono microfoni molto simili a quello che è, tra virgolette, lo standard, cioè lo Shure SM7B. Sono microfoni che suonano bene, microfoni che sono decenti, ma sicuramente per un video magari sono anche più gradevoli perché ti fanno molto più scena, no? Sembra, caspita, quello, guarda, sembra che stai in radio. Quante volte faccio dei corsi di formazione o delle call online in video e tutti quanti mi dicono, oh, perché non si aspettano i pannelli fonoassorbenti, non si aspettano il microfono, non si aspettano un certo tipo di qualità video e audio, e quindi dicono, caspita, ma sei in uno studio di registrazione. Ok, quindi mi rendo conto che fa scena, ma noi stiamo parlando di podcast, quindi togliamo l'aspetto video. Questo microfono qui, siamo proprio sicuri che, la tipologia, ripeto, non lo Shure in sé, siamo proprio sicuri che questo microfono qui sia migliore rispetto a questo microfono qui? Non lo so, perché questi microfoni qui di solito costicchiano un po' in più rispetto a questa tipologia. Ripeto, non guardare la marca, guarda la tipologia di microfono. Quindi, se devi fare il tuo podcast, questi sono di solito più leggeri, sono molto più trasportabili rispetto a questo, dove questo supporto non si toglie. Quindi sì, lo puoi piegare in avanti, però comunque ti resta un coso abbastanza grande. Poi se parliamo di questo pesa 1 chilo, questo pesa 500 grammi, questo pesa niente, quindi ok. Quindi ancora una volta, siamo sicuri che se nessuno ti vede questo microfono qui, che magari è figo da vedere, sia la scelta migliore, o questo sia la scelta migliore? Perché ho l'impressione che tutti noi ci stiamo focalizzando, io non faccio testo perché io ho tutti i microfoni, quindi è veramente patologica la cosa, però ci stiamo focalizzando forse troppo sulla forma e poco sulla sostanza, perché ci sono microfoni tipo questo che suonano veramente male rispetto a microfoni tipo questo, però vengono utilizzati comunque perché sono più fighi. Ma se nessuno ti vede, la forma, vale la pena di dargli precedenza rispetto alla sostanza, e cioè alla qualità audio? Se un albero cade nella foresta e nessuno è lì e può ascoltarlo, questo farà realmente rumore? Ecco, mi farebbe piacere che tu mi raccontassi, commentando questo video, che microfono utilizzi per registrare podcast, o se ne hai più di uno, se sei patologico come me, ma soprattutto qual è stato il criterio di scelta, in base a cosa hai scelto la forma del microfono. È stato il criterio preferenziale o hai scelto un microfono perché ti piaceva come suonava, poi a prescindere dalla forma? Mi farebbe molto piacere leggere il tuo commento. Bene, io ci tenevo a fare questo video perché molto spesso vedo fin troppi microfoni, lo Shure SM7B, anche, e ricordo quel microfono costa 370 euro più o meno, quindi non è un gioco, cioè un microfono che costa tanto, e visto che è super silenzioso, nel senso che ha una sensibilità bassissima, necessita di un cloud lifter che costa anche, il modello più semplice costa 30 euro, ma un modello abbastanza avanzato costa un centinaio d'euro, quindi 379 più 100 euro. O dovresti avere una scheda audio che abbia un guadagno sui preamplificatori molto forte, ok?
ok? Quindi insomma è un microfono che ti comporta delle spese extra. Questi microfoni che ti ho fatto vedere adesso no. Quindi anche questo, cioè il fatto di utilizzare tutti lo Shure SM7B, fermo restando che è un bellissimo microfono, ma ce ne sono altri che suonano probabilmente ancora meglio e sono meno impegnativi nella gestione. Ecco, proprio per questo mi è venuta l'idea di fare questo video e mi aspetto che tu commenti questo video raccontandomi appunto se hai badato più alla forma o alla sostanza. Bene, per oggi è tutto e prima di salutarti voglio chiederti di iscriverti al mio canale qualora tu non l'abbia ancora fatto, di attivare la campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!